Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme una Bactus o sciarpa triangolare veramente molto ma molto semplice. Ho usato filato che adoro, il bravissimo della Tessiland, e un uncinetto del 4,5. Bene, ora iniziamo a lavorare. Iniziamo il lavoro facendo un anello magico. Entro, prendo il filo, salgo con 5 catenelle che faranno da primo punto alto triplo, perché il nostro lavoro sarà fatto di punti alti tripli e catenelle. Aggiungo 3 catenelle che sono di separazione, giro 3 volte il filo sull'uncinetto, entro nell'anello e scarico le asoline a 2 a 2. Così abbiamo formato il nostro triplo punto alto. Vado avanti e ne faccio un gruppo di 5. Finito il mio primo gruppo di 5 punti, farò 5 catenelle di separazione. E di nuovo entro nell'anello magico e faccio altri 5 punti alti tripli. Finito anche il mio secondo gruppo di punti alti tripli, eseguo 3 catenelle di separazione, 3 volte il filo sull'uncinetto e vado a fare l'ultimo punto. E così avremo finito il nostro primo giro. Chiudo il cerchio, salgo con 5 catenelle, faccio 3 catenelle di separazione e di nuovo 3 volte il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho subito disponibile nel giro sottostante e faccio un gruppo di 5 punti alti tripli. Eseguito il gruppo di 5 punti alti tripli, faccio 3 catenelle di separazione e vado qui dove ho formato la punta, dove farò un gruppo di 5 punti separato da 5 catenelle e così resterà per tutta l'esecuzione della Bactus. Fatto il mio primo gruppo, eseguo 5 catenelle di separazione e vado a fare un altro gruppo di 5 punti alti tripli nello stesso archetto. Eseguo 3 catenelle di separazione, 3 volte filo sull'uncinetto, vado a completare il giro facendo 5 punti alti tripli, tre catenelle di separazione, 3 volte filo sull'uncinetto e vado nella quinta catenella a partire dal basso, quella che si sostituisce il primo punto alto triplo, e vado a chiudere il mio giro con un altro punto alto triplo. Ed ecco qua che comincia a prendere forma la nostra sciarpa triangolare o Bactus a maxi punto Granny, come l'ho soprannominato io. Riparto con il giro seguente facendo 8 catenelle, 5 che andranno a sostituire il primo punto, più 3 di separazione, 3 volte filo sull'uncinetto, entro nel primo archetto che ho a disposizione e faccio il mio primo gruppo di 5 punti alti tripli, eseguo di nuovo 3 catenelle, entro nell'archetto successivo
farò un gruppo di 5 punti alti tripli e di nuovo faccio 3 catenelle e andiamo a lavorare la punta. Quindi 3 volte filo sull'uncinetto, vado a eseguire il mio primo punto alto triplo e di nuovo vado a eseguire il secondo fino ad arrivare a 5, che poi separeremo con 5 catenelle ed entreremo di nuovo nello stesso archetto e faremo altri 5 punti. Ed ecco che ho finito anche il mio secondo gruppo. Adesso faremo 3 catenelle, poi di nuovo 3 volte filo sull'uncinetto, andremo a lavorare nell'archetto che abbiamo subito a disposizione, altre 3 volte filo sull'uncinetto, andremo a lavorare nell'archetto successivo e poi chiuderemo il giro con 3 catenelle e un punto alto triplo sopra il primo punto che abbiamo a disposizione del giro precedente. Ed ecco che ho finito anche il mio terzo giro. Adesso riparto di nuovo con 8 catenelle, 5 delle quali sostituiranno il mio primo punto, 3 faranno da separazione, poi farò un gruppetto di 5 punti alti tripli nel primo archetto che ho subito a disposizione, diviso da 3 catenelle e andremo a lavorare poi dopo il secondo archetto facendo un gruppo di 5 punti alti tripli, di nuovo 3 catenelle di separazione per poi entrare nell'altro archetto e lavorare 5 punti alti tripli. Si aggiungono a questi punti 3 catenelle di nuovo e nell'archetto centrale, cioè la punta, lavoreremo 5 punti alti tripli, 5 catenelle e altri 5 punti alti tripli. Faremo allo stesso modo dall'altra parte finché arriveremo nell'ultimo archetto dove lavoreremo 5 punti alti tripli, aggiungeremo 3 catenelle ed andremo a chiudere il giro con un punto alto triplo. Il lavoro è tutto qua, ci vediamo alla fine, io credo che lavorerò per circa 1,60 m di apertura, ci vediamo alla fine per vedere il giro finale. Ed ecco che ho fatto l'ultimo giro, io in tutto ne ho fatti 25 per circa 158 centimetri di larghezza. Ora andrò a fare proprio l'ultimo giro che è anche quello di rifinitura, quindi salgo con le solite 8 catenelle, che 5 sostituiscono il nostro primo punto e 3 sono quelle di separazione, 3 volte filo sull'uncinetto e faccio 3, a questa volta 3 punti alti tripli e 3. Salgo con 3 catenelle, entro nella chiusura del punto sottostante, faccio un punto bassissimo e così ho fatto un pippiolino. Faccio di nuovo 3 punti alti tripli nello stesso archetto. Finita la nostra sequenza di punti, faccio 4 catenelle, entro nel terzo punto, cioè quello centrale dei punti alti del giro di sotto e faccio un punto basso. Vado avanti ancora con 4 catenelle e vado a ripetere nell'archetto successivo quello che ho fatto nell'archetto precedente, cioè 3 punti alti tripli,
salgo con 3 catenelle, vado a prendere la chiusura del punto, i due anellini che chiudono il punto e faccio un punto bassissimo, così ho fatto il mio pippiolino e vado avanti con altri 3 punti nello stesso archetto. E terminato il mio gruppo di punti, faccio 4 catenelle, vado nel punto centrale del gruppo di punti che ho nel giro sottostante, faccio un punto basso e salgo con 4 catenelle e vado avanti così. Entro nell'archetto successivo, lavoro 3 punti alti tripli, faccio un pippiolino formato da 3 catenelle e un punto bassissimo e faccio altri 3 punti alti tripli, 4 catenelle, vado nel gruppo che ho subito dopo nel giro sottostante, faccio un punto basso e riparto da capo fino a quando arriviamo alla punta. Alla punta ci sarà qualcosa di diverso da fare. Ecco che ho finito il mio mezzo giro e sono arrivata alla punta. La punta in realtà c'è una piccola variazione, sarà solo il numero delle catenelle, quindi al posto di 4 ne farò 5 e il numero di punti resterà invariato: 3 punti alti tripli, un pippiolino in mezzo, altri 3 punti alti tripli, di nuovo 5 catenelle e poi si ricomincia come prima, 4 catenelle, eccetera, eccetera. Adesso ho finito il mio gruppetto di 3 punti, faccio il secondo nello stesso archetto, ecco che ho finito i punti, faccio 5 catenelle, 4, 5, entro nel punto centrale nel gruppo di punti che ho del giro sottostante e ricomincio di nuovo con 4 catenelle, 3 punti, un pippiolino, 3 punti, 4 catenelle, un punto basso fino alla fine del giro. Il giro lo termineremo con 3 catenelle, un punto alto triplo nell'ultimo punto che ho a disposizione del giro sottostante. Ed ecco il lavoro finito, davvero molto semplice e veloce da fare e anche molto bello da vedere. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con me e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ricordo anche che sono su Facebook e di recente ho aperto un canale Telegram. I link ve li lascio qui sotto nel box informazioni. Vi ringrazio di nuovo per l'attenzione e ciao a tutti.